Bentornati a tutti. Oggi vi propongo una ricetta semplice ma gustosissima. È un pane siciliano, è il mio pane preferito e si chiama il pizziato. Andiamo subito a vedere come si fa. Per questa ricetta ho utilizzato circa 150 grammi di pasta fermentata. Se volete sapere cos'è la pasta fermentata, cliccate sul link qui in alto a destra e vedrete come farla. Questa pasta fermentata è stata creata 4 giorni prima ed è stata lasciata maturare in frigorifero. Avete visto quante belle bolle. Quindi la prendo e la metto all'interno della ciotola dell'impastatrice o della planetaria. Potete anche impastare a mano se volete. A questo punto aggiungo la farina, che è una farina di semola di rimacino, quindi semola rimacinata, e faccio partire la macchina per circa 5-10 secondi, così da fare anche ossigenare la farina. Aggiungo i 3/4 dell'acqua in ricetta. Potete trovare come al solito la lista degli ingredienti e le relative quantità nella descrizione qui sotto al video. Lascio impastare, lascio mescolare bene gli ingredienti per un minuto circa. Dopodiché continuo ad aggiungere l'acqua piano piano. Aggiungo quindi anche il sale ed aggiungo il rimanente dell'acqua. Lascio quindi incordare fino a quando non si forma la zucca, la cosiddetta zucca. Se non utilizzate un'impastatrice a spirale, dovete semplicemente aspettare che l'impasto non si appiccichi più sulle pareti del contenitore se impastate a mano o sulle pareti della ciotola se avete invece una planetaria. A questo punto aggiungo l'olio e faccio ripartire la planetaria per altri 2 minuti, insomma, fino a quando vedo, fino a che non vedo che l'olio è stato tutto assorbito. Adesso fermo la macchina. Il processo è durato, sì e no, 10 minuti, non più di tanto. Quindi se utilizzate le mani o la planetaria va bene 10 minuti, non ha importanza se qualunque cosa utilizziate, va bene 10 minuti di impasto. L'impasto non deve essere particolarmente, ehm, l'impasto non deve essere particolarmente lavorato, ecco. Quindi trasferisco tutto l'impasto sul mio piano di lavoro. Formo una palla molto grezza con l'aiuto di un tarocco, ma anche soltanto a mano. Non è particolarmente appiccicoso perché l'idratazione è abbastanza bassa. Quindi copro con una ciotola, mi lavo le mani, pulisco l'impastatrice. Se voi avete impastato con la planetaria, andate a pulire la planetaria. Dopodiché torno al mio impasto e faccio semplicemente qualche piega, così, ripiegando, diciamo, la massa su se stessa 2-3 volte, non più di tanto. Attenzione, non strappate, diciamo, la maglia glutinica che si è formata. Quindi se vedete che si comincia a strappare, fermatevi. Formiamo quindi la palla e copriamo per circa mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora, l'impasto si sarà rilassato. Adesso io non farò tanti cicli di pieghe, ma farò direttamente la laminatura o laminazione, che è una tecnica che dà all'impasto la giusta forza, senza bisogno di aspettare, diciamo che il tempo per fare le pieghe.
È una maniera più rapida e comunque molto molto efficiente per dare forza all'impasto. Quindi che faccio? Schiaccio l'impasto, dopodiché con questo movimento che vedete tiro i lembi per formare un bel rettangolo. Attenzione, di nuovo, se cominciate a vedere che l'impasto si strappa, quindi il glutine comincia a cedere, non tirate più. Tirate fino a quando non vedete, diciamo, i primi strappetti, per così dire. A questo punto faccio una piega a 3, quindi porto un lato a 2/3, ripiego il lato libero e poi faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi porto a 2/3, ripiego ed ecco fatto. Cerco in qualche modo di chiudere questa palla, anche se in realtà non è assolutamente necessario, Quindi faccio una piccola pirlatura in questo modo, quindi tendo la superficie dell'impasto in maniera tale che quando gonfia sia bello, bello teso. Come vedete qua c'è una bella bolla che io non scoppio perché? Perché l'aria imprigionata all'interno dell'impasto svolge un ruolo essenziale nella formazione di una massa glutinica corretta. Quindi metto in un contenitore preoleato e in questo caso io ho lasciato fuori dal frigorifero per 2-3 ore perché a casa mia non c'erano più di 19 gradi, dopodiché ho messo in frigorifero per tutta la notte. L'indomani verso le 10, le 11, dipende da quanto è lievitato in frigorifero. Questo, come vedete, questo è quasi raddoppiato. Io evito sempre di fare raddoppiare il primo impasto perché non voglio che l'impasto passi di maturazione. Quindi mi fermo circa a una volta e mezza. Infarino leggermente, come potete vedere, è proprio una spolverata di farina sul piano di lavoro e faccio cadere l'impasto. Come potete vedere a sinistra ho preparato un foglio di carta forno in cui ho messo un altro velo di farina sopra. Quindi faccio cadere delicatamente l'impasto e siccome voglio fare due pani lo divido a metà utilizzando un tarocco. Io mi ero preparato la bilancia, ma in realtà la bilancia non ha funzionato perché si è scaricata la batteria, ma non importa, più o meno possiamo fare due porzioni uguali ad occhio. Niente, non funziona, quindi leviamola di mezzo. Adesso degasso, quindi faccio uscire un po' l'aria dall'impasto, da uno dei due pezzi di impasto. Non schiacciamo troppissimo, qui forse ho pure esagerato, leggermente, giusto per fare appiattire l'impasto. Dopodiché avvolgo in questa maniera, cioè porto un lembo all'interno e lo sigillo per bene. Di nuovo giro e lo sigillo. È un po' la tecnica delle baguette che potete trovare sul mio canale. Sigillo tutto quanto questo, serpentello, diciamo per bene,
in questo modo. Facciamo in maniera tale che non ci siano buchetti. Dopodiché lo stendo delicatamente, lasciando il centro un po' più spesso e i bordi invece un po' più assottigliati, e procedo con l'altro. Quindi metto il sesamo tostato in abbondanza su un vassoio. Prendo il mio pizziato, che nel frattempo avevo coperto con un panno, con uno strofinaccio, e con l'aiuto di un pennellino praticamente non faccio altro che bagnarne la superficie, solo la superficie superiore, chiaramente. Dopodiché capovolgo il pizziato sul sesamo. Non ha importanza se lo pieghiamo in questa fase. Facciamo in modo tale che il sesamo si appiccichi in tutta quanta su tutta quanta la superficie del pizziato. Nel caso in cui chiaramente alcune parti non sono state bagnate, il sesamo non si appiccicherà, e in questo caso, ecco, lo scopriamo adesso. In questo caso non dobbiamo fare altro che bagnare delicatamente la superficie del pane laddove il sesamo non si è appiccicato e aggiungere un po' di sesamo con le mani. Infine copriamo con lo strofinaccio, non deve essere umido, uno strofinaccio asciutto e pulito, e aspettiamo il tempo necessario al raddoppio del pizziato. Ok, adesso che il pizziato ha raddoppiato, io taglio, ne ho un altro diciamo accanto, io taglio questo pezzo di carta forno e procedo ai tagli, procedo allo scoring, come si suol dire, cioè appunto ai tagli sul pane che nel caso del pizziato sono fondamentali. Per fare le tipiche losanghe del pizziato non dobbiamo fare altro, come vedete, che utilizzare una lametta. Partiamo dal centro, partiamo da un'estremità al centro, dopodiché facciamo dei tagli incrociati. Io vi consiglio di entrare all'interno dell'impasto per circa mezzo centimetro. Ecco, come potete vedere, i tagli sono stati fatti praticamente in maniera tale che vengono fuori questi rombi. Rombi che conferiranno al pane una croccantezza extra. Ok, adesso utilizzando una pala, utilizzando un vassoio, utilizzando qualcosa, o se siete bravi diciamo anche a mano, trasferiamo il nostro pizziato all'interno del forno, che era preriscaldato a 230 gradi. Io uso la funzione convezione, perché nel mio forno non c'è la funzione statica. Non ho utilizzato una pietra refrattaria, ma semplicemente la leccarda del forno, che ho fatto preriscaldare insieme al forno. Per i primi 5 minuti vi consiglio di spruzzare all'interno del forno con l'aiuto di uno spruzzino una bella quantità di acqua. Non importa se va anche sul pane, basta che ne spruzziate almeno diciamo una decina di spruzzi, avendo l'accortezza di non fare uscire tutto il calore però dal forno. Quindi aprite semplicemente un poco il forno, la porta del forno, e spruzzate abbondantemente. Lasciate, dopodiché chiudete la porta del forno e ripetete l'operazione dopo circa 2 minuti, una roba del genere. Bastano un paio di spruzzate. Dopodiché
si lascia cuocere il pane a 220 gradi per 10 minuti e infine a circa 200 gradi per altri 15 minuti circa, dipende chiaramente dal nostro forno. Sforniamo il pizziato su una gratella come sempre, in maniera tale che non si formi condensa e quindi il pane non si ammolla. Ed eccolo qua, bello cotto, croccantissimo. Le losanghe hanno fatto il loro dovere, rendendolo ancora più croccante. Guardate qua come crocca, appunto. Io vi consiglio di provarlo e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi va. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale in maniera tale da supportarmi e ci vediamo alla prossima. Ciao!